passo perfetto di Lorenzo Pellegrini, questo è l'8º assist per lui in questa stagione, con Kluivert che è uscito alle spalle dei difensori del Verona, una sorta di backdoor cestistico da parte del giocatore olandese ex Ajax, e ha trafitto da posizione peraltro anche defilata il portiere del Verona Silvestri. Il pallone è passato sotto le gambe dell'estremo difensore giallo-blu e la Roma dunque al 17esimo si è portata in vantaggio. Verona 0, Roma 1, nuovamente Perugia. Antonello Pavino. D'accordo, torneremo subito da te. Dicevamo dunque della clamorosa e bellissima Io sono nato in una famiglia di romanisti. Fondamentalmente appena nato mia zia, la sorella di mio padre, la più piccola della famiglia, prende una sciarpa della Roma e me la mette attorno al collo e decide: questo è della Roma, punto. Quindi non è che l'ho scelto io, è come dire sono italiano, capito? È come dire mangio la pasta asciutta, era una cosa che faceva parte della cultura cittadina. Ed è una cosa che è legata un po' al modo in cui la città ha sempre vissuto con il gioco del panem et circensem, se vogliamo. Quindi è una maniera di vivere lo sport e di vivere quell'appartenenza che può essere paragonabile forse al Palio di Siena, se vogliamo. Un livello di una cosa per cui sei nato così, non è che l'hai scelto. Sono romanista di famiglia per merito di nonno, nel senso che mio nonno non era di Roma, è venuto a Roma e è stato portato da un amico a Campo Testaccio, che è qui dietro. È rimasto folgorato come quando vedi una donna per cui provi passione. La prima parola che io ho scritto, che ho imparato a scrivere, io non sapevo neanche scrivere all'epoca, mi ha insegnato mio nonno a casa prima di andare a scuola. Io la prima parola che ho scritto è stata Totti. Quindi ho questo ricordo di io che chiamo mia madre dicendo che ho scritto la prima parola e mia madre che arriva tutta contenta, che dice: era scritto mamma, papà, qualcosa è, e si era scritto il foglio di carta Totti, quindi è... Ecco che ci ritroviamo a giustificare le sconfitte dicendo che il fascino di questa città e delle sue meraviglie non stimola a conquistare i traguardi, poiché già lo è indossare nella squadra. Forza Roma! Quando che comincia la partita, ogni ricorretta di partita, se la pazza la battuta, la banderetta a mano, perché c'è il cuore umano. Una città che vive il legame con la propria tifoseria così forte ti rende necessariamente partecipe o non partecipe. Io non ho mai sentito, è difficile che tu senti un romanista dire no, la Roma ha perso. Più probabilmente dirà abbiamo perso, cioè è proprio una cosa che fa parte dell'essere parte di quel club. Ciao Marco. No, romanisti si è sempre, da quando si nasce con la maglietta a Roma, 100 anni fa come adesso, sono tutti romanisti. Le emozioni non sono descrivibili perché ti batte il cuore, cominci, abbracci tutti, quindi sono indescrivibili le emozioni, ma solo se la ami veramente, come per noi che siamo cresciuti qua a Testaccio, sempre con il pensiero alla Roma. Va bene o va male, comunque per noi la Roma c'è sempre. Noi italiani siamo particolarmente attaccati al calcio perché l'abbiamo sempre vissuto come
una delle situazioni in cui magari si riesce ad eccellere. Ci sono scuole calcio pari quante probabilmente scuole realmente, quindi alla fine l'istruzione è sullo stesso livello forse del gioco del pallone. E la prima cosa che un ragazzino viene in mente quando va fuori è andare a giocare a pallone, quindi diciamo che da questo punto di vista il calcio si riassume probabilmente tutti gli aspetti principali della cultura italiana. Quando sei bambino in Italia praticamente finisci di studiare e vai fuori a giocare con la palla, o perlomeno così è stato da noi quando eravamo bambini. Io giocavo, c'avevo la palla dentro casa, ho sfasciato metà della roba che c'era dentro casa di mia madre con la palla. Quando stavi a scuola ti costruivi la palla. Quando stavi a scuola ti costruivi la palla col nastro, quando la Roma vinceva andavi a scuola con la maglietta della Roma, con la felpa della Roma quando faceva caldo. Esattamente, cioè vivevi con la Roma addosso sempre e si parlava della Roma sempre. La domenica, qua il problema è che la partita non è la domenica, la partita è tutti i giorni. Dai, tutti in piedi, cioè tutti in piedi. Roma, 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 cuore sa città, unico grande amore delle tanta gente che fai sospirare. Ci tieni pure la mia. La partita domenica è un rito, questo penso sia una cosa che vada oltre ovviamente il fatto di Roma e della Roma, è un rito un po' non solo italiano ma anche europeo in generale, è un qualcosa che va anche oltre i 90 minuti, è proprio una sorta di preparazione come se fosse quasi un sacramento appunto. La partita la domenica è l'unico rito che nella mia vita è rimasto, cioè venendo dall'educazione cattolica, 3 anni da gesuiti, insomma, li ho passati. Non vado più a messa, ma questi sono altri problemi, tra virgolette, ma la partita me la vedo. Sempre lui. Ti amiamo Nicolò, ti amo! Come la vedo io, il modo in cui la società è disegnata ed è fatta, l'uomo non è concesso esprimere emozioni, ma non vuol dire che l'uomo non le abbia, vuol dire che le reprime, perché fondamentalmente se te ti metti a piangere ti dicono fai l'uomo, sii uomo. E anche forse quello è il motivo per cui siamo così attaccati al calcio, per il fatto che è l'unico posto, l'unico momento in cui effettivamente puoi sfogarle certe cose. Come si può dire? È come se tu nella società normale sei portato magari a indossare diciamo delle maschere per coprirti un po', per non mostrare il vero a chiunque, e allo stadio non hai tempo per queste cose, cioè l'unica cosa che conta è chi sta in campo e probabilmente anche chi è intorno. Beh, uno che ti arriva da 650 km di distanza che cosa può dire? Mitica, forza Roma, speriamo stasera di fare il risultato. Imperia giallo-rossa. Quando è stato a maggio dell'anno scorso abbiamo consegnato la targa a Pupone, a Francesco Totti, al quale era una targa non in plexiglass, non in vetro, ma è proprio dalle parti della zona di Imperia, del Porente Ligure, una pietra in ardesia, a che il Pupone ha cominciato a dire ma Imperia dove cavolo sta? Totti che smette è come, non so, è come perdere quasi, lo so che a molti sembra una forzatura, ma è come perdere praticamente una persona cara, perché tu hai la sicurezza, come diciamo prima, che la domenica alle 3 c'è la Roma e che la domenica alle 3 c'è Totti. Il giorno dell'addio di Totti finisce la partita, finisce tutta questo grandissimo carico emotivo e rientri a casa e tu dici, quando rientri a casa dici ok, è finita davvero, io non vedrò mai più Totti giocare con la Roma, quindi quella volta per me è stata
sicuramente la volta più difficile, e quindi quella in cui ho pianto veramente proprio a dirotto, come un funerale in pratica. Comunque uno guarda la cosa e dice perché sta piangendo? Per l'addio dei Totti, ma è un calciatore, ma il calciatore ti dà emozioni perché magari tu hai avuto una giornataccia e Totti ti ha salvato la giornataccia e questo lo fa per 25 anni di fila, e quando arriva all'addio dei Totti tu pensi non ci sarà più, non c'è la domenica, c'è Totti che mi salva la settimana. È vero, ma l'emozione parte da dentro, come se fosse un amore, una donna. Un'emozione associata alla Roma? Beh, è un'emozione a parte, non si può dire, un'emozione associata a un'altra emozione non è facile. Diceva il saggio, non mi ricordo quale, che una persona nella vita cambia idee politiche, cambia fede, ma non cambierà mai la squadra di calcio. Quindi la fede calcistica va oltre la ragione. In giro per l'Europa del calcio e del mondo del calcio, quindi parliamo di una paura che se dovesse essere un contuccio in virtù di un'unione di gruppo